nuovo video di Disney 100. In questa occasione cercherò di raccontarvi nella maniera più veloce possibile la carriera di Carl Barks come animatore. Nel caso specifico andremo a esaminare però in particolare i corti di Topolino su cui Barks ha lavorato, che in realtà quelli effettivi sono stati uno solo, Through the Mirror, e soprattutto una serie di video mai arrivati in produzione, con particolare attenzione all'ambizioso Northwest Mounted. Carl Barks, nato il 27 marzo del 1901 a Merrill, in Oregon, secondo di due figli, inizia a lavorare nel mondo dei fumetti relativamente tardi, nel 1928 come vignettista del Calgary Eye Opener. Nel 1935, dopo aver risposto a un annuncio pubblicato su un giornale, viene assunto presso gli studi animati di Walt Disney e qui il suo primo incarico è come intercalatore, cioè uno di quei disegnatori che realizzano i disegni intermedi tra le scene chiave nei corti animati. Il primo corto animato a cui Barks collabora è Through the Mirror del 1936, diretto da Dave Hand. In questo caso Barks realizza la scena in cui Topolino balla il tip tap. Il primo cortometraggio al quale collabora come sceneggiatore e gagman esce nel 1937. Stiamo parlando di Modern Inventions, in cui Paperino ha qualche piccola difficoltà con le invenzioni moderne, come suggerisce il titolo. La regia di questo cortometraggio è di Jack King, con il quale negli anni successivi Barks stringerà una forte collaborazione artistica, grazie alla quale arrivano a noi personaggi come Quippo Qua nel 1938 oppure il cugino Ciccio nel 1939. Barks lascia lo studio animato nel 1942 per iniziare a collaborare con la Western, l'editore che pubblica i fumetti disneyani negli Stati Uniti, ed è proprio in quello stesso anno che esordisce con due storie, Paperino e l'oro del pirata, realizzata insieme con Jack Hanna, e Pluto salva la nave, realizzata in questo caso a 6 mani insieme allo stesso Hanna e con Jack King. A partire da queste due storie, Barks si costruirà una carriera vera e propria da uomo dei paperi, un'etichetta che in realtà gli era stata affibbiata già durante il lavoro presso gli studi di animazione della Disney. Infatti, se andiamo a vedere la maggior parte dei corti animati a cui Barks ha contribuito nel corso di questa sua carriera, sono quasi esclusivamente di paperi. Dopo, infatti, il suo esordio con Topolino, a parte un paio di corti dedicati a Pluto, la totalità dei suoi altri lavori è dedicata proprio a Paperino. Barks poi collabora anche soltanto nella scrittura di una piccola scena, anche al lungometraggio dedicato a Bambi. Se però andiamo a vedere tutti i cortometraggi non usciti in produzione, scopriamo che in effetti Barks aveva scritto anche una manciata di corti con Topolino protagonista o coprotagonista. In particolare mi riferisco a The Love Nest del 1936 con in effetti Topolino, Paperino e Pippo protagonisti. In questo caso i tre devono organizzare il viaggio di nozze di Orazio e Clarabella, che ricordo sembra si siano sposati in una serie di strisce pubblicate alla fine del 1931. Di questo corto Barks ha realizzato anche una decina di pagine di storyboard. Altro cortometraggio con il trio Topolino, Paperino, Pippo protagonista è Desert Prospectors. In questo caso l'idea di base del soggetto venne successivamente riciclata da Barks in Paperino e lo scopri oro. I due cortometraggi più importanti con Topolino protagonista, scritti da Barks e comunque anche questi mai arrivati in produzione, sono Northwest Mounted del 1936 e Tanglefoot del 1938. Coprotagonista insieme con Topolino di entrambi i due corti è Piedi Dolci, il Tanglefoot del titolo del secondo corto.
che in effetti è esattamente lo stesso Piedidolci, il protagonista di una quasi omonima storia di Floyd Gottfredson, su cui questo particolarissimo cavallo esordisce nel mondo dei fumetti. In effetti il Thunderfoot del 1938 doveva essere una sorta di riproposizione animata di quella storia. Northwest Mounted invece possiamo considerarla come una vera e propria grande epopea nel nord dell'America, con Topolino protagonista. In questo caso vediamo Topolino giubbarossa canadese che insegue Terrible Pete, una versione francese di Pietro Gamba di Legno, che ha rapito Minnie, titolare di una miniera d'oro. Il soggetto quindi è più o meno vagamente basato sullo stesso soggetto di Galloping Gaucho, che è il secondo corto animato realizzato da Walt Disney e Ub Iwerks prima dell'esordio ufficiale di Topolino su Steamboat Willie. Questo cortometraggio è quello che era arrivato allo stadio di lavorazione più avanzato, visto che Barks aveva disegnato completamente tutto lo storyboard di Northwest Mounted. Una selezione delle vignette dello storyboard venne successivamente pubblicata nel 2001 su Carl Barks, l'uomo dei paperi, 18ª uscita di tutto Disney. Di questo volume è stata anche realizzata una versione da libreria con l'etichetta Disney Liberi. Arrivati a questo punto non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!